Oggi al Dentilab andiamo a impastare una focaccia, la focaccia noir, con dei profumi molto caratterizzanti. La ricettazione prevede in impasto l'utilizzo di una biga. Andiamo ad impastare. Inseriamo in vasca la farina, la biga che abbiamo preparato ieri e che è arrivata a maturazione, il lievito di birra e il 70-75% circa dell'acqua da ricetta. Avviamo in prima velocità e aspettiamo che il composto inizi a risultare omogeneo con tutta la farina raccolta per continuare con la restante acqua e l'inserimento del sale. Andiamo ad aggiungere ancora parte dell'acqua e inseriamo il sale. Portiamo ora in seconda velocità, in questo caso impostiamo 180 battute e attendiamo che si formi la maglia glutinica. In questa ricettazione non è previsto l'inserimento dell'olio in ricetta. I profumi di questa farina sono molto importanti, quindi consiglio di non eccedere comunque nella quantità di grassi, in questo caso di oli, tenendo conto della focaccia, perché non necessari. Tengo sempre un po' di acqua da inserire dopo il sale, proprio per aiutare a sciogliere il cristallo del sale stesso. Quando abbiamo concluso l'impasto, andiamo a verificare che si sia formata correttamente la maglia. L'impasto è plastico, ha una bella maglia, tenuto conto delle ceneri di questa farina. Andiamo a metterlo in mastello che abbiamo precedentemente oliato. Dopodiché andremo a coprirlo con un telo in modo tale che l'impasto possa comunque respirare, un nylon, e gli faremo fare un'ora circa di puntata a temperatura ambiente per poi passarlo a 4 gradi per 12 ore circa. Domani andremo poi a stagliarlo e proseguire con la nostra ricetta. Ecco, questo è il nostro impasto che ha riposato a 4 gradi tutta la notte. Ha fatto la sua maturazione. Andiamo ora a staccarlo dalle pareti e portarlo sul tavolo per andarlo a stagliare. Ecco. Allora, ho scelto di utilizzare delle teglie triangolari che sono 28 x 28. Per questa tipologia di teglia andremo a fare dei pezzi pasta di 230 grammi. Tagliamo già la pasta a triangolo in modo tale che abbia già pressoché la forma della teglia di destinazione. Andiamo ora a schiacciare il nostro impasto, mantenendo in questo caso già la forma della pasta a triangolo, e andiamo a disporre in teglia.
Proseguiamo per tutte le nostre teglie, dopodiché andiamo a passare in superficie una piccola quantità di olio. La nostra pasta nei pochi minuti si sarà già rilassata e procediamo a stenderla fino a bordo teglia. Andiamo a passare un po' di olio in superficie e andiamo poi ad allargare il nostro impasto verso i bordi teglia. L'impasto è molto plastico, iniziamo anche a vederne la caratterizzazione di colore e una volta completata questa fase andiamo a mettere a lievitare. Noi andremo in cella di lievitazione per circa un'ora e mezza a 27 gradi, 28. Bene, le nostre focacce sono arrivate a lievitazione, andiamo ora a bucarle e a inserire successivamente la salamoia. Ecco le nostre focacce, le abbiamo appena sfornate. Il colore è decisamente caratterizzante, ma la caratteristica più importante di questo prodotto è la mollica che rimane umida all'interno e la croccantezza in superficie e soprattutto sul fondo del nostro prodotto. Il profumo è molto particolare e ricco perché abbiamo unito sia tutti i profumi di prima macina e anche quelli della segale tostata. Vi invito a impastarla, ne rimarrete davvero sorpresi.